Bentornati nella nostra soffitta delle meraviglie. Oggi vi porto a fare un viaggio nell'universo sensuale e affascinante di Miele, la bellissima eroina creata dal maestro Milo Manara. Se siete appassionati di fumetti italiani, saprete sicuramente di chi sto parlando, ma per chi ancora non conoscesse questa icona, preparatevi a scoprire uno dei personaggi più iconici e indimenticabili del fumetto erotico. Miele fa la sua prima comparsa nel 1986, nel fumetto Il profumo dell'invisibile, pubblicato originariamente sulla rivista Totem, qui in Italia, e sull'Echo des Savants, in Francia. L'opera è un tributo all'immaginario fantastico di H.G. Wells, ispirata al suo celebre romanzo L'uomo invisibile. Tuttavia, Manara prende spunto da questa storia per creare una narrazione del tutto nuova, piena di erotismo e gioco. Il fumetto ruota attorno all'idea di un uomo che, grazie a una pomata magica, diventa invisibile. Da qui, il maestro Manara costruisce un racconto che esplora i desideri più nascosti e le fantasie più audaci, tutte vissute attraverso gli occhi e il corpo della splendida Miele. E che dire di Miele? Con il suo viso angelico e il corpo perfetto, è impossibile non restare affascinati dalla sua bellezza. Alta, snella, con una cascata di capelli biondi e un sorriso che può far capitolare chiunque, Miele rappresenta un ideale di sensualità che va oltre l'immaginazione. La sua figura ricorda quella di Kim Basinger, una delle icone di bellezza degli anni '80, e non è un caso che Manara si sia ispirato proprio a lei per creare il personaggio. Il nome Miele è una scelta perfetta. Dolce e sensuale, evoca non solo la bellezza esteriore, ma anche una profondità interiore che conquista ogni lettore. Una delle cose che più mi ha colpito di Miele è il modo in cui vive la sua sessualità. È libera, consapevole, ma mai volgare. Manara è riuscito a creare un personaggio che, pur essendo protagonista di situazioni piccanti e a tratti scandalose, mantiene sempre un'aura di eleganza e mistero. È un equilibrio difficile da trovare e Manara lo fa con una maestria che lascia davvero senza parole. Il profumo dell'invisibile non è solo un fumetto erotico, ma un'opera d'arte. Le situazioni in cui Miele si trova coinvolta sono trattate con leggerezza e ironia, il che rende il fumetto più giocoso che provocatorio. Manara riesce a mantenere un sottile equilibrio tra eros e arte, creando scene che stimolano l'immaginazione senza mai cadere nella banalità. Personalmente adoro il modo in cui Manara riesce a farci sorridere e al contempo riflettere su temi complessi come il desiderio e la libertà. Il successo di Miele è stato travolgente. Dopo Il profumo dell'invisibile, è apparsa in altre opere di Manara, come la serie di storie brevi Candid Camera, diventando un personaggio ricorrente nell'universo manariano. La sua fama ha persino varcato i confini del fumetto, arrivando al cinema con un film d'animazione francese nel 1997. Questo adattamento ha ulteriormente consacrato Miele come una delle più grandi icone del fumetto erotico internazionale. Miele rimane una delle creazioni più amate di Milo Manara, un personaggio che incarna la bellezza, la dolcezza e la sensualità in modo unico. Ogni volta che sfoglio le pagine de Il profumo dell'invisibile, è come entrare in un mondo in cui tutto è possibile, un mondo dove l'arte e l'erotismo si fondono per creare qualcosa di straordinario. E voi, cosa ne pensate di Miele? Avete mai sognato di vivere un'avventura come la sua? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curiosa di sapere quale scena vi ha colpito di più. E non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra playlist dedicata alle eroine più belle e sensuali del fumetto italiano. Alla prossima, qui nella nostra soffitta, dove le storie non finiscono mai.